Oggi operatori e operatrici culturali hanno un particolare interesse a affrontare l'immersività. I linguaggi dell'immersività sono tanti, sono vari. Diciamo che fanno parte del grande tema dell'immersività tutte quelle realtà miste che ci permettono non solo di fruire frontalmente dei contenuti, ma di entrarci dentro, in qualche modo di abitarli. Perché questo cambia? Cambia perché il nostro corpo diventa protagonista. Di fatto noi possiamo girare, abitare, esplorare immagini, storie, informazioni come non avevamo mai fatto prima. E questo cambia il potere di coinvolgimento emotivo. A quel punto noi siamo dentro le cose, le ricordiamo di più, ci sentiamo partecipi e tutto questo chiaramente per noi e soprattutto per le nuove generazioni sarà un'aspettativa importante con i quali dovremo fare i conti, ma io credo che sarà molto bello farlo. Quindi è un invito a tutti noi a aprirci ai linguaggi dell'immersività, prima per conoscerli e poi per scegliere quelli che veramente ci aiutano a valorizzare le storie di cui siamo i curatori. La dimensione digitale all'interno delle pratiche di fundraising al giorno d'oggi ha assunto una rilevanza strategica fondamentale perché consente non solo di raccogliere risorse in maniera chiaramente più agevole e diciamo attivare delle pratiche di funding mix da diverse dimensioni, ma consente di ingaggiare le comunità in modo molto proficuo. E infatti uno degli aspetti che andremo ad approfondire oggi è la pratica legata alla pratica del crowdfunding, cioè della raccolta fondi dalle comunità per realizzare progetti e iniziative di natura sociale e culturale capaci di generare un impatto e quindi capaci di essere riconosciuti dalle comunità come rilevanti. Le comunità si esprimono rispetto alla rilevanza di queste progettualità sostenendole, supportandole attraverso delle piccole donazioni che messe insieme consentono di raccogliere anche delle cifre rilevanti. In ogni caso, al di là dell'importo che si raccoglie, l'elemento fondamentale della campagna di crowdfunding è proprio legato al community engagement, cioè alla capacità di creare delle comunità di persone fidelizzate che credono nel progetto, credono nel progettista e vogliono dare un contributo concreto e fattivo per realizzare queste iniziative. Naturalmente non è banale portare a successo delle campagne di crowdfunding, ma vedremo quali sono gli errori da evitare per cercare di essere efficaci e strategici. Tre parole per descrivere Human Centered Design, direi ascolto, problema e domande. Ascolto perché è fondamentale per comprendere i problemi delle persone dalle quali partiamo a progettare e quindi porsi le giuste domande. Per me invece insights, perché sono le cose che noi scopriamo quando ci mettiamo davvero in ascolto empatico, hands on, perché si tratta di un approccio pratico, riusciamo a capire davvero se quello che progettiamo funziona solo quando lo iniziamo a costruire, e feedback, perché i feedback ci aiutano a mettere in discussione le nostre idee. Pubblici, perché il Digital Engagement Framework è uno strumento che aiuta le organizzazioni a riflettere e a organizzare i propri pubblici all'interno di una mappa, proprio per progettare verso i pubblici azioni specifiche e diversificate. Strategia, perché è uno strumento di progettazione strategica che attraverso una serie di schede ed esercitazioni guida le organizzazioni nel pianificare delle azioni da un punto di vista del raggiungimento degli obiettivi e delle proprie ambizioni senza perdere di vista i valori dell'organizzazione. E infine coprogettazione, proprio perché è uno strumento pensato per essere fatto insieme, allargando i ragionamenti e condividendoli all'interno di un'organizzazione con i propri colleghi e con tutto lo staff che è chiamato a mettere in condivisione idee e punti di vista.
La creatività nasce dai dati, questa è la base di ogni progetto, di ogni strategia. Per definire chi è il nostro mercato, a chi dobbiamo parlare, chi è interessato a venire a un nostro evento culturale, dobbiamo partire dall'analisi dei dati. Per capirlo possiamo usare dei tool come Answer the Public, che ci fa vedere cosa cercano le persone su Google, quindi possiamo scrivere ad esempio museo egizio all'interno di answerthepublic.com e i risultati che vengono mostrati sono museo egizio per bambini, per anziani, per scolaresche, quindi possiamo vedere chi sono tutte le persone che vanno a cercare, diciamo, il nostro servizio su Google. Inoltre ci può far vedere quali sono le domande che le persone si fanno per andare al museo egizio, quindi dicono come arrivare al museo egizio con i treni, con il taxi, a piedi, e in questo modo cosa serve? Una volta che abbiamo capito che è il nostro target, dobbiamo andare a creare contenuti utili e rilevanti per le persone che servono per avvicinarle al nostro servizio. Beh, la potenzialità principale è sicuramente quella di renderlo più accessibile, no? Più interattivo, quindi poter fare delle cose insieme ai contenuti del patrimonio, che siano un luogo, un'opera o qualunque altra cosa, diventa qualcosa di coinvolgente, no? Dall'altra parte l'interazione è la modalità con cui è brutto da dire, ma le giovani generazioni interagiscono appunto con le cose, no? Agiscono con le cose, sono abituati a interagire, abituati a esporsi, a produrre, a essere presenti, e l'interaction storytelling permette queste cose, quindi far sì che il patrimonio culturale sia più vicino anche ai desideri, alle abitudini e alle consuetudini, no? dei più giovani. Beh, come prima cosa bisogna contestualizzare, cioè capire la cultura di un determinato luogo, chi sarà il pubblico, di conseguenza poi bisogna progettare in modo universale affinché non ci siano barriere di nessun tipo per nessuno e che tutti possano prendere parte a quel luogo, a quell'esperienza. E in ultimo sicuramente bisogna ascoltare le persone, ascoltare i feedback delle persone per poter migliorare sempre di più. Proprio in quanto ecosistema e nel suo equilibrio tra diversi aspetti, l'offerta deve essere variegata e raggiungere tutte le tipologie e identità rappresentate. È un elemento che si sviluppa sicuramente con una progettazione ed un'analisi forte di quella che è la comunità ed un passaggio step by step verso quello che può diventare appunto un'offerta che gradualmente cresce e adagiandosi principalmente su quelle che sono intanto le possibilità più forti, quelle della promozione della lettura, elementi magari dove si è già più strutturati e si può sicuramente costruire un percorso che abbia una sua evoluzione, una sua analisi, ma anche una scelta, un indirizzo ben specifico, sulla base anche di risorse già presenti. Allo stesso tempo c'è poi l'ideazione di quelli che sono i nuovi strumenti, nuove offerte che necessitano all'inizio della progettazione anche di risorse e di una vision molto più forte. È il caso magari del cinema in biblioteca, è il caso del gaming sotto l'aspetto principale del videogioco, è il caso di tutto quello che è la promozione del patrimonio, dello storytelling del medesimo attraverso realtà digitali, bacheche virtuali o quant'altro che possa attraverso il mondo social o la divulgazione web appunto raggiungere platee più ampie e soprattutto farsi conoscere e far conoscere. All'interno dell'incontro abbiamo visto come la tecnologia può aiutare il lavoro del progettista nel raccogliere informazioni, organizzarle, raccontarle e poi farle scaturire in progetti. All'interno della raccolta lo strumento digitale può servire sia all'interno di informazioni quantitative, quindi questionari che possiamo sottoporre quando abbiamo tante persone a cui dover fare domande, ma abbiamo anche affrontato come strumenti come Miro permettono la raccolta e la strutturazione e far emergere informazioni altrimenti destrutturate direttamente attraverso uno smartphone, un PC o un tablet. All'interno di Miro le persone possono lavorare in maniera collaborativa, quindi anche migliorando e togliendo questa sensazione di isolamento che spesso la tecnologia porta.
Tutte queste informazioni le abbiamo poi analizzate all'interno di strumenti, ad esempio Obsidian per se lo strumento è personale, ad esempio Notion se invece vogliamo uno strumento più collaborativo, in modo che le informazioni entrino a far parte di un tessuto di informazioni atto alla progettazione poi del designer. Le media library costituiscono per l'accessibilità al patrimonio culturale una grande opportunità. Sicuramente consentono una migliore conservazione dei materiali una volta digitalizzati, ne permettono una fruizione per l'utente più efficace e più accessibile e senz'altro permettono anche una maggiore conoscenza e disseminazione del patrimonio presso la cittadinanza e fasce di popolazione normalmente non informate. Pongono certamente altrettante sfide, un uso consapevole e una fruizione critica su cui sempre più bisogna investire in termini di formazione e di comunicazione. Ci sono diverse tecniche che possiamo utilizzare per specializzare un LLM, Large Language Model, soprattutto nel patrimonio culturale. Per quanto riguarda il prompt engineering, possiamo fare un esempio richiedendo una penna a qualcuno. Posso dire dammi la penna, posso dire potresti passarmi la penna, oppure posso dire gentilmente, solo se hai tempo, solo se non ti dà disturbo, mi passeresti la penna se vuoi. Questi sono tutti modi leciti per chiedere una penna, però solamente il secondo va diretto al punto ed è gentile. Il prompt engineering è esattamente come la richiesta di una penna, si tratta fondamentalmente di saper formulare bene una richiesta in modo da indirizzare un large language model nel produrre l'output che abbiamo richiesto. In realtà non c'è un vero e proprio criterio per scegliere una tecnologia o l'altra, dipende dalle finalità. La realtà aumentata va bene quando vogliamo comunicare delle informazioni sul nostro allestimento in aggiunta a quelle che abbiamo già. La realtà virtuale è quando vogliamo spostare il visitatore a fare un'esperienza che non possiamo fargli fare in qualche modo per ragioni di tempo o anche portarlo indietro nel tempo all'interno del nostro museo. Invece la parte di stampa 3D è più utile quando si pensa all'archiviazione, alla sostituzione delle copie quando vanno presso altri musei, ma soprattutto all'inclusività, alla possibilità per i non vedenti e gli ipovedenti di avere un rapporto diverso con l'arte. Ma forse dobbiamo pensare anche ai bambini, che sono sempre stati abituati a non toccare nei musei e invece con queste tecnologie possono, diciamo così, godere anche del tatto delle opere d'arte.